Ciao a tutti, bentornati sul canale. Siamo verso la fine di ottobre, proprio gli ultimi giorni. Guardate che giornate incredibili, non ci sono nuvole, non c'è neanche un po' di neve sulla cima delle montagne. Questo è un guaio a livello climatico e anche un po' a livello fotografico, però questo non mi fermerà e quindi ho deciso di tornare al Gran Sasso. Sono qui a Campo Imperatore, sto cercando di capire quale sarà il programma per il tramonto di oggi. Vorrei fotografare il tramonto da un punto favorevole per appunto inquadrare un po' tutta la vallata, tutto Campo Imperatore, e forse andrò sulla cima del Monte Bolza, da quella parte lì, o magari mi spingerò un po' più verso Vado di Corno, proprio un po' più sotto le montagne. Vediamo un po' come si mette il pomeriggio. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure, mettete un like qui all'inizio del video così non vi dimenticate poi alla fine, e rimanete con me perché quella di oggi sarà una giornata veramente a sorpresa. Alla fine ho cambiato il mio programma perché, ad essere sincero, ero attrezzato per una temperatura un po' più fresca, non mi aspettavo questo caldo così anomalo per questo periodo, per cui percorrere la cresta del Monte Bolza che vedete lì sotto al sole contro luce sarebbe stata, insomma, piuttosto non tanto faticoso quanto caldo, afoso e forse con questa caligine che c'è nell'aria il risultato non mi avrebbe soddisfatto, perché le montagne sono molto lontane e con questa umidità in fondo sarebbero state comunque appannate, non del tutto nitide. E quindi, per non perdermi d'animo, ho percorso tutta la strada che attraversa Campo Imperatore dall'osservatorio lì in alto, proprio sotto il Corno Grande, a 2100 metri, e alla fine ho raggiunto questa zona sotto il Monte Camicia. Sono in località Fonte Vetica. Questo è un luogo che conosco perché spesso ci passo anche in inverno. Qui è molto bello veramente. Ci sono queste piante, questi pini un po' isolati alla base della montagna e sopra la montagna. In realtà adesso il sole sta scendendo, per cui un po' le pareti rocciose qui, anche erbose in realtà, del Monte Camicia si stanno colorando, e quindi ho deciso di fermarmi qua e cercare di fotografare questa scena, quella che vedete proprio dietro le mie spalle, ovvero queste piante alla base, quel bosco lì, quel bosco di conifere, e il Monte Camicia. Ci sono delle velature in alto, non saprei dire se siano velature di vapore o piuttosto qualche aereo che è passato, però comunque mi aiutano nella composizione. E credo che questo sia proprio il momento adatto per fotografare con il polarizzatore. Sto utilizzando un sistema di filtri magnetici Case, di cui ho realizzato una recensione che vi lascio qui sopra nelle schede, alle cascate. Si tratta di un sistema molto comodo, piuttosto veloce, magnetico, e posso utilizzare polarizzatore e poi anche altri filtri. Il polarizzatore mi aiuterà a scurire il cielo e magari a dare un po' di risalto a quelle piccole deboli venature che ci sono nel cielo. La composizione è questa che vedete dietro le mie spalle: gli alberi alla base, il bosco e la montagna. Alcuni di voi spesso mi chiedono di spiegare le impostazioni della macchina fotografica. In realtà secondo me le impostazioni sono sempre abbastanza semplici, bisogna cercare di chiudere un po' il diaframma cercando di conoscere bene la macchina. In questo caso sto utilizzando una OM System OM1 e un obiettivo 12-40, quindi è un corrispettivo di un 24-80 su full frame.
In questo caso vorrei impostare un diaframma intorno a F8, 7,1 F8 massimo, non andrei oltre perché su un sensore più piccolo come micro 4 terzi potrei incorrere in problemi di diffrazione, quindi la profondità di campo già sarà sufficiente con 6,3 e quindi F8 veramente mi darà la sicurezza di avere tutto quanto a fuoco, perché le piante qui in primo piano chiaramente sono più vicine rispetto alla montagna. Regolato il diaframma andrò a fare qualche aggiustamento con i tempi, ma in questo caso mi aiuta la macchina fotografica perché metterò una priorità appunto di diaframma e quindi l'esposizione la decide la macchina. Questa è una scena abbastanza semplice, quindi non c'è un problema di gamma dinamica, insomma la macchina in questo caso lavora sicuramente bene da sola. Imposterò un timer a 2 secondi e vediamo che cosa esce fuori. E la giornata di oggi, fotograficamente parlando, è stata davvero difficile perché il caldo ha generato una foschia nell'aria e quindi le montagne in lontananza erano davvero molto appannate, difficili da fotografare. Ho utilizzato un po', mi è stato di aiuto il polarizzatore. Lì prima, ecco, ero da quelle parti là un po' più avanti, circa 1 chilometro più avanti, a fotografare gli alberi, e alla fine sono tornato a Fonte Vetica perché mi rendo conto che qui c'è una bellissima composizione. Guardate, non so se si vede anche dalla fotocamera, c'è questa ombra generata da un avvallamento nel terreno che conduce direttamente al Monte Camicia, che si sta un po' colorando, ma addirittura sta andando anche un po' in ombra, e il cielo da quella parte sta assumendo un po' di interesse, ci sono un po' di nuvole, magari tra qualche minuto inizieranno anche a colorarsi. Ho deciso di posizionarmi qua e vedere se riesco a gestire un po' la luce di questo pomeriggio piuttosto difficile. La composizione, l'idea che ho in mente, ecco, ve l'ho già mostrata. Non resta altro che andare a posizionare bene l'obiettivo. Sceglierò in questo caso sempre il 12-40, magari a una media lunghezza, in modo da eliminare un po' di questo primo piano che in effetti non esiste, e andare a concentrarmi sulla forma delle montagne, magari un po' sul colore e su qualche striatura del cielo che si sta formando. Vediamo che cosa si può fare. E il sole ormai è sceso lì dietro il Monte Bolsa e un po' di colore sta uscendo fuori. Il cielo finalmente sta assumendo una colorazione azzurra e le nuvole stanno prendendo un po' di corpo, ecco, un po' di contrasto in più rispetto a prima.
E in questi ultimi minuti ho realizzato delle fotografie diverse da quelle che faccio di solito, cercando di sfruttare un po' la situazione a mio favore. Ho puntato la fotocamera in alto cercando di comprendere un po' tutto questo gioco di nuvole che vedete, di vapore, che si sta tra l'altro anche muovendo velocemente. E se qualcuna delle fotografie che ho scattato nel pomeriggio sarà interessante, la vedrete scorrere alla fine di questo video. Io vi ringrazio per avermi tenuto compagnia fino a questo punto, qui fino al tramonto sotto al Monte Camicia. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelle per rimanere aggiornati sulle prossime avventure fotografiche ed escursionistiche, e iscrivetevi anche alla newsletter, perché quello è l'unico modo per essere aggiornati in tempo reale sui workshop last minute che organizzo settimanalmente. Qui da Campo Imperatore, dal Monte Camicia, per oggi è tutto e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!